Sono a bordo di un grande yacht, tra poco lo esamineremo e poi lo proveremo per capire se è degno di portare il nome del cantiere più celebre al mondo, Azimut. Questo è l'80. Qual è il segreto che ha permesso ad Azimut di conquistare i mari del mondo? Cominciamo dalla linea. Le barche hanno diversi scopi, il primo è navigare, ma subito dopo viene il piacere di esibirle e soprattutto di soggiornare a bordo. Guardate questo salone e ditemi se esiste una villa altrettanto affascinante. Considerate che questa casa potete spostarla dove volete, portando con voi tutte le vostre cose. E queste finestrature? Così estese per ammirare il panorama. Hanno addirittura abbassato la falchetta per far sentire più vicino il mare. E all'esterno le vetrate sono il segno distintivo di Azimut da molti anni e da molti modelli. Ogni nuovo esemplare regala più luce e più panoramicità, anche nelle cabine e non solo in quella armatoriale. L'Azimut 80 accoglie 9 ospiti in 4 cabine, una VIP, una matrimoniale, una tripla con un letto a pullman e quella dell'armatore che ovviamente è la più bella. Le immagini parlano da sole. Il televisore è nascosto dietro lo specchio di un mobile dal design contemporaneo. E il bagno? Ha il doppio accesso, è passante ed è lungo quanto la larghezza della barca. Questo yacht è un perfetto esempio dell'evoluzione compiuta dai Flying Bridge. Stefano Righini, da sempre progettista dei modelli Azimut, ha enfatizzato le caratteristiche di questa tipologia di imbarcazione, realizzando un ponte superiore di oltre 40 metri quadrati, attrezzato come mai si era visto prima. Il mobile bar è completo di televisore. Di fronte il tavolo da pranzo e verso prua un tradizionale prendisole che però diventa salotto con tavolino. Ma non basta, a poppa c'è persino la vasca con l'idromassaggio e un'area da allestire a piacere. Gli americani che usano questi yacht ai Caraibi ci hanno insegnato l'importanza di un hardtop sul fly e Azimut ha saputo integrarlo perfettamente nel profilo. Questo è design italiano. Il pozzetto è totalmente riparato dal ponte superiore e in questo modo diventa una veranda sul mare da fruire anche di sera. Ogni elemento della costruzione è volto a creare il massimo contatto con l'ambiente esterno. Questo è il tema più attuale che Azimut ha interpretato benissimo. Ecco un altro esempio concreto. La spiaggia di poppa, capace di ospitare un grande tender fino a 385 cm di lunghezza e 1000 kg di peso, vario e alaggio, sono molto comodi perché l'intera piattaforma scende sott'acqua. Sino a qualche tempo fa ci si accontentava di un bel prendisole a prua. Sull'Azimut 80 c'è anche un divano completo di bimini e con questa sono 4 le aree living dell'imbarcazione. Ed eccoci nel salone. Divani per 8 persone e tavolo per 8 commensali. La cucina è separata e l'equipaggio può accedervi anche dall'esterno. Il living accanto alla timoneria per gli europei è una zona per l'equipaggio, per gli americani un'area dove gli ospiti condividono l'esperienza di navigazione con il comandante. Chi piloterà questo yacht? Probabilmente ci sarà un comandante, magari assistito da un marinaio, ma se volesse pilotarlo l'armatore. Vediamo la manovra più difficile, quella in porto per l'ormeggio. Ci sono 2 eliche di manovra, una a prua e una a poppa. Sono di tipo idraulico, raffreddate e quindi potete usarle quanto volete senza paura di surriscaldare l'impianto. Attenzione, il comando è proporzionale, cioè se toccate appena la leva si sposta lentamente la prua o la poppa. Se agite con maggiore intensità la manovra è più rapida e più veloce. Facile, no? Non basta. Su questa imbarcazione Azimut ha installato anche il joystick, che è efficace nonostante si tratti di una barca con linea d'asse. La Marina di Varazze è un porticciolo sulla costa ligure che si contraddistingue per l'ottimo riparo dal vento e dal mare e per le originali costruzioni. Ora togliamo i parabordi e affrontiamo il mare aperto.
Su uno yacht di 24 metri generalmente i timoni a lento moto non sono molto efficaci, perché hanno bisogno di un forte flusso d'acqua per agire. Sull'Azimut 80 invece la reazione è pronta anche a 10 nodi. Quando si progetta uno yacht di questa dimensione è importante sapere quali sono i risultati che si vogliono raggiungere e quindi trovare i giusti materiali e metodi di costruzione. Sull'Azimut 80, tra le pelli di vetroresina esterne e quelle interne, hanno inserito un PVC ad alte prestazioni che crea una struttura molto robusta. Lo scafo, la coperta, i ponti superiori, l'hardtop sono poi realizzati per infusione di resina sottovuoto, un metodo che permette di ottenere una struttura leggera e robustissima. Infine, il tipo di resina, vinilestere, quella che per le sue proprietà chimiche e fisiche è più resistente all'osmosi. I motori sono della MAN, da 1800 cavalli, potete sceglierli però anche nella versione da 1550 cavalli. Sono common rail ad alta pressione, quindi ottimizzano tutta l'energia del carburante e riducono al minimo le emissioni. Magari i motori fossero tutti così, sarebbe ora di svecchiare il parco navigante. Hanno progettato la carena di questo scafo realizzando dei pattini molto larghi e questo porta a due vantaggi. Il primo, una certa stabilità al rollio, che confermo, e il secondo, una maggiore portanza, che proviamo subito, portando lo scafo in planata. Ecco il dato, 13 nodi, velocità minima di planata, non male. Guardate come hanno semplificato l'uso dei flap, un joystick, così è più intuitivo scegliere se abbassare la prua oppure alzarla, oppure correggere a sinistra o a destra lo sbandamento dell'imbarcazione provocato dal vento e dalle onde. Fantastico! Ora però acceleriamo un po'. Manetta al massimo, motori a 2250 giri minuto e velocità quasi 31 nodi. Oggi in mare non c'è nessuno, ma nella stagione migliore certe baie potrebbero risultare molto affollate e un 24 metri potrebbe essere un po' ingombrante. Vediamo come risponde in virata. Guardate come si sposta velocemente la prua sull'orizzonte. Io resterei sempre a pilotare qui sul Fly, mi piace il contatto con il vento, con il mare, ma devo scendere sotto per controllare come si governa dalla timoneria interna. È lungo poco più di 25 metri, ma è omologato CE entro i 24 metri, in modo che possiate pilotarlo con la normale patente per barche da diporto. È stato omologato nella categoria CE-A e questo significa che può affrontare teoricamente qualsiasi condizione di mare, ma un occhio al meteo è sempre raccomandabile. La posizione di pilotaggio è eccellente per la posizione del timone, dei comandi, del joystick, ma anche degli strumenti touchscreen che sono facili da raggiungere restando comodamente seduti. La visuale è eccellente sia per la dimensione del parabrezza che per l'assetto dello scafo. Riesco a controllare bene anche l'area alla mia dritta, mentre a sinistra devo accostare con un po' di attenzione perché, come su tutti gli yacht che hanno la posizione di comando su un lato, quello opposto è un po' meno visibile. Ora però, per il rientro in porto, torniamo sul Fly. Nella timoneria interna o in quella esterna non cambia nulla, il feeling al comando dell'Azimut 80 è ottimo.
incredibile come il cantiere riesca ogni volta a evolvere i suoi modelli, ma c'è un segreto. Proprio qui a Varazze c'è un laboratorio di ricerca e sviluppo. Ogni prototipo viene portato in questo porto e poi lasciato agli ingegneri che lo hanno progettato, che lo provano, lo modificano, poi lo riprovano ancora fino a quando non ha raggiunto uno standard qualitativo altissimo, che rasenta la perfezione. Ecco perché poi è difficile trovare dei difetti. Beh, veramente un difetto c'è. Cambierei queste ghiere, di plastica non mi piacciono, le farei cromate. Ma il resto va bene, molto bene.